Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio garage. Oggi faremo la recensione dell'avvitatore brushless della Popoman. Me lo hanno mandato appositamente per recensirvelo. Come sapete, quando qualcosa me la regalano, succede raramente, ma succede. Io ve lo dico ad inizio video, proprio perché voglio essere il più imparziale possibile, perché voglio che voi apprezziate questa mia imparzialità e ve ne rendiate conto durante lo svolgimento del video. Assieme quindi lo testeremo. Vedremo le sue caratteristiche, vedremo come si comporta facendo determinati test che lo metteranno un pochettino sotto stress. Ovviamente vi lascerò il link anche nella descrizione per poterlo comprare perché costa 120 euro e però spesso ci sono anche delle offerte su Amazon, quindi guardate il link, se c'è l'offerta meglio, altrimenti il suo prezzo è 120 euro. Penso di aver detto tutto come introduzione, se non ricordarvi che dovete stare a casa, ragazzi, questo è importantissimo, ve lo dico all'inizio video, restate a casa perché c'è il rischio di contagio con il coronavirus. Approfitto del mio canale per lanciare anche io questo messaggio. Se avete la possibilità e la fortuna di avere il garage in casa praticamente come me, allora bene, altrimenti rimanete a casa, tanto tempo poi ne avremo a volontà. Allora, iniziamo e facciamo subito questa prova, questo test di come si comporta il nostro avvitatore ad impulsi. Viene venduto all'interno di una scatola sulla quale c'è un'illustrazione che raffigura l'utensile, il codice BHD400B e alcune indicazioni generali. Aprendo la confezione, all'interno troviamo la valigetta, non durissima, comunque mi sembra abbastanza protettiva. All'interno della confezione troveremo l'avvitatore, il caricabatterie, il clip per la cintura per appenderlo alla nostra parete con 2 bit, più degli accessori che sono degli inserti adattatori per poter utilizzare eventualmente le bussole. Nella parte alta c'è anche il libretto di istruzioni che è scritto bene anche in italiano, c'è qualche piccolo errore nella traduzione ma è perfettamente comprensibile. All'interno della valigetta c'è sia il vano per la batteria di scorta che la possibilità di conservare appunto l'avvitatore con la batteria inserita sia da 2 che da 4 ampere. Leggiamo subito le caratteristiche tecniche che sono riportate nel nostro libretto di istruzioni. Ha una tensione nominale di 18 volt, ha un selettore, quindi funziona a 3 velocità e alla prima velocità ha una rotazione che va da 0 a 1300 giri al minuto, alla seconda velocità da 0 a 20.000 giri al minuto e alla terza velocità da 0 a 25.000 giri al minuto. Invece gli impulsi sono alla prima velocità da 0 a 2100, dalla seconda da 0 a 3200, alla terza da 0 a 4000. L'innesto è per bit esagonali da 6,35 mm, quindi un quarto di pollice, e sono con codolo esagonale. 220 Nm, la batteria è da 2 A, si carica in un'ora e c'è il LED verde che ci indica quando il caricabatterie è collegato alla corrente elettrica, diventa rosso durante la fase di carica per ritornare a essere verde quando si caricherà. Se lampeggia il LED rosso c'è un guasto alla batteria, se invece lampeggia il LED verde vuol dire che la batteria è surriscaldata. E allora possiamo iniziare. La clip intanto può essere montata sia a destra che a sinistra, quindi se siete mancini o destri potete decidere dove posizionarla. Il corpo è ricoperto da tutte queste parti nere che sono una gomma antiscivolo, anche la parte posteriore e la parte frontale sono in gomma antiscivolo. Questa frontale obiettivamente è abbastanza morbida e penso che sia fatto sia per proteggere l'utensile che le superfici dove stiamo lavorando, quindi se sono superfici delicate, ad esempio un'autovettura, non c'è il rischio di danneggiare sia la carrozzeria che eventualmente i cerchi se lo utilizziamo per smontare le gomme. In dotazione abbiamo questi inserti adattatori, come abbiamo detto, sono da un quarto di pollice, 3 ottavi e mezzo pollice, più 2 bit che però sono PH1 e PZ1, quindi con degli avvitatori di impulsi non sono proprio utilissimi. Sulla parte frontale abbiamo 3 LED che illuminano la zona nella quale stiamo andando a lavorare e devo ammettere obiettivamente che è stata una buona idea perché quando è sulla parte bassa illumina bene, ma non come quando sono sulla parte frontale. Poi sono 3, quindi è abbastanza luminoso. Basta sfiorare il tastino per accenderli e rimangono accesi per alcuni secondi. Poi abbiamo il regolatore di velocità, che è il tasto di avviamento, più si preme più aumenta la velocità. Questa però è la prima velocità impostabile. Premendo questo tasto infatti abbiamo la possibilità di selezionare la seconda e la terza velocità. Questa è la seconda e questa è la terza. Ok, nella batteria c'è anche un tasto per verificare il livello di carica
l'ho già caricato al massimo, su un LED è scarica, sul secondo LED è un livello di carica intermedio, col terzo LED il livello massimo di carica. La batteria va estratta semplicemente premendo il tasto e estraendola, e questo avvitatore, per più dettagli dalla valigetta, dalla confezione a tanto altro, richiama tantissimo i TechPo con i quali condivide infatti anche la batteria. Questa è una batteria da 4 A, essendo brushless ovviamente non ha bisogno di manutenzione, non è previsto il cambio spazzole, non emette scintille. Invece gli avvitatori con le spazzole emettono le scintille, che è una cosa normalissima, non è da considerarsi un difetto. Per poter inserire il bit o il portabit all'interno del mandrino bisogna fare scorrere in avanti questa parte, dopodiché spingere all'interno. In questo modo rimane alloggiato il portabit al suo interno. Per estrarlo bisogna fare la stessa cosa, tirare ed estrarre. Vediamo pure che il mandrino ruota perfettamente dritto. Come potete vedere gira perfettamente dritto. Allora facciamo questa prova mettendolo alla minima velocità, vediamo se è gestibile, quindi se è un avvitatore che va bene anche per avvitare delle viti piccole, ovviamente senza preforo. Ci permette di avvitare, si attivano gli impulsi, ma ci permette di avvitare la vite perfettamente fino in fondo. Proviamo queste viti da 5 cm. Metto velocità 1, proviamo con la 2 e proviamo con la 3. Con la 3 arriva e spacca pure il legno. Proviamo con le viti da 6x8. Perfettamente, riusciamo ad avvitarle tranquillamente nel legno. Ma adesso facciamo una prova un pochettino più ardua, quindi queste viti da 21 cm. È entrata sprofondando nel legno. Non vado oltre perché la vite ha praticamente quasi la stessa lunghezza del legno e temo che possa arrivare a rovinare il mio piano di lavoro, però riesce tranquillamente ad avvitare. Ma soprattutto questo tipo di avvitatore si sfrutta quando si deve svitare una vite che sia troppo stretta. Come avvitatore abbiamo visto che va bene, sia con viti piccole che con quelle da 21 cm, però adesso facciamo una prova anche a utilizzarlo come trapano, quindi proviamo a forare il legno con una punta per legno che abbia il codolo esagonale da 1/4 di pollice. Allora, si attivano gli impulsi durante la rotazione, però riesce ad eseguire tranquillamente i fori. Quindi eventualmente fate delle prove in base al tipo di legno che dovete forare, qual è la velocità più adeguata. Questo avvitatore non è indicato per fare i fori sul legno, però si può adattare. Allora ragazzi, dopo queste prove traiamo assieme le conclusioni. Cosa dire? Secondo me funziona bene, obiettivamente è riuscito ad avvitare questa vite da 21 cm senza problemi in fondo al legno. È riuscito anche ad avvitare la vite piccola, che non è una questione di difficoltà ma è una questione di precisione, perché impostando la velocità più bassa ha la dolcezza giusta per riuscire ad avvitare la vite senza sfondare il legno. Quindi ritengo che sia una buona idea questa di consentirci di regolare la velocità, che va regolata sì premendo il tasto, ma il tasto si attiva solamente se noi prima
premiamo il tasto per avviarlo, dopodiché possiamo scegliere la velocità. È possibile anche utilizzarlo, come abbiamo detto all'inizio, con gli inserti in dotazione ed eventualmente la bussola per poter svitare bulloni, ad esempio della ruota della macchina o dove ci serve. A proposito, non farò la prova sulla ruota della macchina perché siccome c'è il decreto che ci impedisce di uscire da casa, io non andrò fuori a fare questa prova, però è una prova che rinvio, che faremo più avanti in qualche altro video, quando passa questo stato di necessità e di emergenza, allora faremo quest'altra prova. A me sembra un avvitatore che, avendo 220 Nm di potenza, lavora bene. È brushless, un po' si è riscaldato ma veramente poco. La parte frontale è in metallo, questo non ve l'avevo detto, il corpo invece è in plastica, una plastica abbastanza robusta, la batteria ha un po' di gioco. Batteria sì, obiettivamente un po' di gioco, però per il resto mi sembra abbastanza compatto e fatto bene. Spero che abbiate apprezzato questo video, la mia imparzialità e la mia sincerità nel dirvi che era un prodotto che mi hanno regalato e che abbiamo testato appunto assieme nell'utilizzo più probabile che un hobbista faccia, quindi l'utilizzo con delle viti normali, ma anche un test per stressarlo e vedere se riesce ad avvitare anche questo tipo di viti. Più in là faremo anche la prova a svitare le gomme della macchina. Detto questo, non mi resta che ringraziare l'azienda che mi ha mandato questo avvitatore, ringraziare voi di aver visto questo video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video se vi è piaciuto e se lo avete ritenuto utile, cliccate su iscriviti qua sotto, cliccate anche sulla campanella per attivare le notifiche e ricevere un'email ogni volta che carico un video e basta, ci vediamo ai miei prossimi video. Mi raccomando, state a casa e fate i bravi. Ciao da Riccardo.